Buonasera, lo spettacolo sta per cominciare. Si avverte il gentile pubblico che è assolutamente vietato fare foto con il telefonino o riprese e video con altri strumenti. Si ringrazia per la collaborazione. Signore e signori, buonasera, buonasera, fate pure un applauso, buonasera e benvenuti alla cerimonia di premiazione di questa 12ª edizione del Premio Internazionale Il Teatro Nudo di Teresa Pomodoro. Io sono Alessandro Colombo e abbiamo avuto già il piacere di conoscerci l'anno scorso, solamente che l'anno scorso la cerimonia è stata senza pubblico a causa della pandemia, quindi si è tenuta in streaming e sulle piattaforme on-live. E questo ci ha permesso comunque di raggiungere spettatori in ogni parte del mondo e siamo molto contenti di ciò. Però stasera finalmente siamo di nuovo qui, tutti insieme, vicini gli uni agli altri ed è una grandissima emozione, da qui fa tutto un altro effetto. Accanto a me stasera a presentare questa serata ci sarà la colonna portante di questo spazio, la dottoressa presidente dello spazio Teatro Noema, la dottoressa Livia Pomodoro. Prego, buonasera Presidente, buonasera. Salve. Buonasera. Buonasera a tutti e grazie per essere qui per questa serata speciale. Speciale perché siamo di nuovo tutti insieme e possiamo vivere qui e adesso, in questa platea, l'emozione di un premio internazionale che ci accompagna da 12 anni. Un premio che noi amiamo molto e che ci ha fatto amare in tutto il mondo, come vedrete tra un po'. Da sempre crediamo in un teatro aperto, libero e indipendente, capace di raggiungere spettatori ovunque, senza barriere e senza preclusioni. È proprio per questo che la pandemia non ci ha fermati. Lo scorso anno, questa stessa cerimonia, come vi è stato appena detto, è andata in scena per la prima volta a porte chiuse, in streaming e on live, senza di voi seduti in sala, ma ci siete stati accanto da remoto, collegandovi da ogni dove. Così come sta accadendo questa sera. I nostri amici di tutto il mondo e tutti quelli che hanno partecipato alla competizione sono tutti in collegamento con noi. E siete stati, ed eravate tantissimi. Mai come in quel momento così cruciale e doloroso, il Teatro Noema si è sentito forte e coraggioso, solo, ma pronto come sempre ad attraversare continenti, paesi e città. Il nostro premio è da sempre un appuntamento che volge uno sguardo a palcoscenici vicini e lontani. Per noi il teatro significa viaggio, conoscenza, esplorazione e ancora ricerca e confronto. Per noi il teatro è voce dell'umanità, battito universale che sveglia coscienze e suscita emozioni, crea stupore. Per questo il nostro premio è un premio che si fa mondo. Noema è per natura e per vocazione sempre pronto a spiegare le sue vele e partire alla scoperta di nuovi scenari artistici. Sedersi in platea, in questo spazio, equivale a partire per un viaggio meraviglioso verso lidi sconosciuti. E questa sera faremo di nuovo questo viaggio insieme. Andremo in Messico, Corea del Sud, Regno Unito, Grecia, Francia, Svizzera, Taiwan, Hong Kong, Polonia, Slovenia, Giappone, Uzbekistan, Iran, Cambogia. Prima di iniziare, voglio ringraziare i tanti artisti e le compagnie straniere presenti qui questa sera. La vostra presenza e partecipazione sottolinea ancora una volta il linguaggio universale del nostro premio. Non mi resta che augurarvi una buona serata e spero per tanto ancora di potervi dire
bentornati. Grazie. Benissimo, allora incominciamo tutti insieme questo viaggio emozionante, come ha detto la Presidente, attraverso lidi sconosciuti, e partiamo dai premi assegnati da voi, dal pubblico, dalla giuria degli spettatori. Iniziamo con le menzioni speciali. La prima menzione speciale della giuria degli spettatori è per lo spettacolo Zarbing della compagnia Edison Studio con Mamad Gavi Helm dall'Iran. Lo spettacolo nasce dall'incontro tra il maestro di percussioni iraniano Mamad Gavi Helm, virtuoso del tombak o anche detto zarb, il tamburo antico persiano, ed Edison Studio, collettivo di compositori fra i più affermati nel panorama della musica elettroacustica internazionale. Con questo spettacolo, gli antichissimi strumenti di paesi lontani acquistano una vita nuova grazie allo sguardo creativo dei nuovi compositori. Sono molto felice di invitare qui sul palcoscenico del Teatro Noema il maestro Mamad Gavi Helm che ci farà una piccola esibizione. Signore e signori, Mamad Gavi Helm.
Mamad Gavi Elm, grazie di cuore per questa performance. Mi sembra doveroso. Complimenti. Adesso passiamo alla consegna del premio e sentiamo le motivazioni che hanno spinto il pubblico a votare per questo spettacolo. Leggerà la Presidente Livia Pomodoro. Per aver saputo attraversare in modo trasversale la tradizione musicale iraniana e la nuova tecnologia, facendo incontrare Oriente e Occidente, in una partitura senza tempo, capace di evocare i mondi interiori di ciascuno di noi, creando un ponte tra cielo e terra fatto di suoni che ci appartengono da sempre e sempre ci apparterranno. A Zalbig va la prima menzione speciale della giuria degli spettatori. Complimenti e auguri. Vorrei chiedere a Fabio Cifariello Ciardi di raggiungerci sul palco. Ci raggiunge anche Fabio Cifariello Ciardi della compagnia Edison Studio. Che dice, glielo diamo insieme questo premio? Benissimo. Prego. Grazie. Complimenti davvero. Grazie mille. Vuol dire qualcosa? Se volete dire qualcosa vi lascio il gelato, il microfono, purtroppo non da mangiare, ma... Quando si incontrano musicisti di altre culture grandi come Mamad è come una festa di Pasqua, perché si ha fra le mani un uovo e non si sa bene quale meravigliosa sorpresa si potrà trovare dentro. E quindi è veramente una grande gioia, è stata per noi una grandissima gioia, un grande onore poter collaborare con lui. Grazie. It's a very big honor for me to receive this award edition, 12th edition of Pomodoro, Teresa Pomodoro. I want to thank everyone, and I want a special thanks for the audience, jury, and also for the president of Teatro Oma and the technical team. And I am very happy and thank you all.
Grazie mamma. Grazie. Grazie davvero. E adesso continuiamo, dopo questo assaggio, la nostra serata e passiamo alla seconda menzione speciale. La seconda menzione speciale della giuria degli spettatori è per lo spettacolo The Rider and the Elephant della compagnia Amalgama Dance Company. Questo lavoro prende ispirazione dal pluripremiato libro dello psicologo Jonathan Haidt, L'ipotesi della felicità, che parla della mente umana divisa in due e che per questo può essere paragonata a un elefante, che ne rappresenta la sfera emotiva e più istintiva, e a un addestratore o cavaliere, ovvero la parte più razionale. In scena compaiono oggetti dai significati simbolici vi dovevo annunciare io. E come potete vedere qui ci sono dei simpaticissimi peluche, gli dovevo annunciare io ma sono venuti qui da soli e sono molto emozionati anche loro perché fanno parte di questo spettacolo. Fanno parte, infatti in scena, oltre agli attori, compaiono peluche e gomitoli di lana e i protagonisti, passando per la vita di Zarathustra, ci offrono uno spettacolo costruito a episodi, apparentemente slegati tra loro, ma che alla fine danno forma a uno scenario coerente. Adesso seguirà un breve contributo video e un saluto dell'autrice e coreografa Maria Gorgia. I'm very glad to get to know that my piece with my dance company Amalgama, The Rider and the Elephant, is among the shows selected for the victory of the 12th edition of the International Prize. And I'm very, very happy that it already received numerous preferences from the international jury of spectators. Unfortunately, I cannot come to the award ceremony because it's a period full of rehearsals and actually performances of The Rider of the Elephant as well here in Athens is sold out, is going very, very, very well. I would like to really thank once again Neuma Theatre for inviting us to this very important festival, and special thanks to Lidia Pomodoro. Thank you. Gorgia, The Rider and the Elephant. Passiamo anche qui, sentiremo le motivazioni del premio. Con tutti gli animaletti qui accanto a me. Dobbiamo fare uno slalom. È una bellissima coreografia.
per l'energia e l'originalità di un racconto sospeso tra prosa e danza, sogno e realtà, che ha saputo guardare ora la psicanalisi, ora la filosofia, trasformandosi di scena in scena in un gioco delle parti, alla scoperta di un inconscio che diventa collettivo, grazie alla forza del teatro. The Rider and the Elephant va alla seconda menzione speciale della giuria degli spettatori. Forse avrete visto che sulle vostre sedie abbiamo appoggiato anche il nuovo passaporto. Sì, passaporto lo stanno cercando. Il nuovo passaporto per la cultura, con cui gli spettatori, che sono stati numerosissimi anche all'estero, hanno potuto votare per i loro spettacoli preferiti. Perfetto. Adesso devo dirvi che purtroppo la pergamena che è qui la conserverò io, perché i nostri amici greci non sono riusciti ad arrivare in tempo per la premiazione, ma noi faremo in modo che venga loro consegnata subito questo nostro riconoscimento, che è in realtà il vostro riconoscimento. E vi ringrazio tutti per questo riconoscimento ad uno spettacolo davvero straordinario. Grazie ancora. Allora andiamo avanti, ci avviciniamo al giro di boa della serata, perché siamo giunti al premio della giuria degli spettatori, il premio che viene attribuito allo spettacolo Quartet della compagnia Ilkom Theatre and Omnibus Ensemble dall'Uzbekistan. Danza e musica insieme per raccontare una storia di formazione e per portare al pubblico la forza di una storia d'amore, trasportando lo spettatore in una dimensione dove il linguaggio del corpo si fonde con quello della musica, in scena ballerini, musicisti, cantanti, tutti alla ricerca di una forma espressiva comune. E dovete sapere che il repertorio dell'Ilkom Theatre, che ha prodotto lo spettacolo, spazia notevolmente dalle opere più tradizionali fino alle opere invece di giovani autori contemporanei. E pensate anche che il teatro ha presentato negli ultimi 17 anni le sue opere a più di 34 festival di teatro internazionali in ben 22 paesi diversi, quindi una compagnia veramente molto prolifica e internazionale. E noi lo scorso aprile abbiamo avuto il piacere di averli qui con noi, o meglio, abbiamo visto i 4 ballerini e i 6 musicisti dell'Ilkom Theatre esibirsi in diretta on live da Tashkent, mentre qui, dal palcoscenico di Noema, l'attore e cantautore David Riondino interpretava il Tamerlano di Edgar Allan Poe, un poema dedicato a immaginare vicende d'amore, di conquiste, attribuite appunto al condottiero Tamerlano. Adesso vi mostriamo un breve videomessaggio della coreografa dello spettacolo, Maria Tikhomolova, che anche se non può essere presente qui fisicamente oggi, ci teneva comunque a mandarci un saluto. Hello everyone. First of all, I would like to express my deep gratitude to the organizers for the invitation and assistance. This is a great honor for all our team of the quartet performance to participate in this festival. Moreover, for me, this is a particularly thrilling moment, since the quartet is my first major work. I'm grateful to the members of the jury for highlighting our performance, and we could reach the final stage. And of course, I would like to thank the Ilkom Theatre for their trust and the Omnibus Ensemble for their fantastic music. Thank to the whole team of their well-coordinated work and faith in this project. Maria Tikhomolova.
Adesso invece sono molto felice di invitare per la seconda performance della serata qui sul palcoscenico David Riondino, che reciterà per noi ancora un piccolo estratto del Tamerlano. Signore e signori, David Riondino. Bene. Tamerlano parla con un vecchio saggio in punto di morte e gli racconta del contrasto tra ambizione e amore. È dolce, di Edgar Allan Poe. È dolce trovare consolazione nell'ora in cui si muore, ma non di questo, padre. Ora tratterò con te, né crederò scioccamente che una qualsiasi potenza della terra possa liberarmi dal peccato al quale un orgoglio soprannaturale mi ha trascinato. Io non ho più tempo per vaneggiare, per sognare quello che voi chiamate speranza, questo fuoco nel fuoco. È soltanto l'agonia di un desiderio. La fonte della mia speranza viene da una fonte più santa, più divina. Non vorrei chiamarti folle, vecchio, ma non è cosa che ti appartenga. Tu ascolterai adesso il segreto di uno spirito abbattuto dal suo stesso infinito orgoglio. Non sempre fui quel che sono. Il febbrile diadema sulla mia fronte io lo pretesi un tempo, l'usurpai. Non fu forse lo stesso fiero gesto che diede Roma a un Cesare? Questo valse per me, il segno di una tempra regale e di uno spirito indomito, altero, che lotta trionfando infine contro il genere umano. La mia prima vita fu tra gli aspri monti. Le nebbie del Taglai cosparsero il mio capo di notturne rugiade e la battaglia delle nuvole, il tumulto, l'assalto dei venti fecero il loro nido tra i miei capelli. La pioggia batteva sul mio capo indifeso. L'impetuoso vento mi rendeva folle, sordo, cieco. Le mie passioni mi condussero a una tirannia che gli uomini poi attribuirono alla mia innata natura quando raggiunsi il potere. E forse è vero, ma, padre, là viveva una fanciulla che allora, nella prima età, quando il fuoco bruciava con più intensa fiamma, perché la passione deve incendiarti con la giovinezza, allora già sapeva che questo cuore di ferro era partecipe del fragile incanto di una donna. Io non ho parole, ahimè, adesso per dire del fascino di un vero amore, né tenterò adesso di descrivere la bellezza di un volto più che bello, i cui lineamenti nella mia mente sono come le ombre sul vento mutevole. Lei era ben degna di amore, un amore come il mio di fanciullo che era tale che agli angeli del cielo destava invidia. Il suo giovane cuore era il santuario dove ogni speranza, ogni pensiero era un incenso, dono prezioso, perché speranze e pensieri erano fanciulleschi, leali, puri, come il suo stesso esempio mi indicava. Perché li abbandonai? Perché sviandomi mi affidai invece al fuoco che mi ardeva dentro? Noi crescemmo insieme, in età e in amore, vagando per i boschi e i deserti, e il mio petto fu per lei uno scudo nell'inverno. E quando ci sorrideva e rifulgeva il sole e lei guardava il cielo aperto e infinito, il cielo io lo vedevo nei suoi occhi. È il cuore il primo maestro di ogni amore. E quando tra quei soli e quei sorrisi immemori di ogni altra cura mi accostavo al suo petto in tumulto e il mio ardore lo riversavo in pianto, io non avevo altro da dire, altro da aggiungere. Nessun timore avevo da quietare in lei che mai ragioni non chiedeva, ma solo rivolgeva a me il suo occhio tranquillo. Io non avevo vita che nella tua. L'intero mondo e tutto quanto è in esso, in terra, nell'aria, nel mare, ogni felicità e quel tanto di pena che era poi un nuovo piacere e le parvenze immaginarie, labili,
dei sogni notturni e le ancora più vaghe parvenze che invece erano reali, tutte fuggivano sulle ali di nebbia e confusamente diventavano la tua immagine e un nome, un solo nome, due sostanze separate congiunte insieme. Io ero ambizioso, hai tu conosciuto la passione, Padre, non l'hai conosciuta. Io, pastore, sognavo di regnare su almeno metà del mondo, non tolleravo quel mio basso destino, ma come ogni sogno nei vapori del mattino, anche il mio sarebbe svanito se il raggio della bellezza che l'abitava in ogni attimo, in ogni ora, in ogni giorno non avesse dominato la mia mente con un duplice incanto. E noi camminavamo insieme sulla sommità di un'alta montagna che sovrastava con le sue selvagge torri naturali di rocce, di foreste, le basse colline, circondate di boschi, risuonanti di 1000 torrenti. E io parlavo a lei di potere, di orgoglio, ma misticamente, in tal modo che ella stimasse poco o nulla tutto questo al confronto del nostro incontrarci, del nostro presente. E leggevo nei suoi occhi, illudendomi forse, un sentire simile al mio, il rossore sulla sua gota brillante, lo splendore del suo viso, troppo mi parevano degni d'una regina perché io dovessi lasciarli splendere solitari nel deserto. E mi avvolgevo tra grandi maestosi pensieri, mi calavo sul capo un'immaginaria corona, non era altro che fantasia che aveva gettato il suo mantello su di me. Accade in molti uomini che ambizione sia un leone in catene e serva obbedente alla mano che lo regge. Non così avviene in quei deserti luoghi dove grandiosità di natura, selvatichezza, orrore, tutti insieme cospirano a soffiare sul fuoco che divampa. Guarda a te d'intorno ora Samarcanda. Non è la regina del mondo, non è la prima tra tutte le città, non ne regge i destini con la sua ferma mano in tutta l'immensa gloria che il mondo conobbe. Non sta nobile e sola, se mai cadesse il suo ultimo gradino, sarebbe sufficiente a sorreggere un trono. E chi è il sovrano? Timur, io, colui che la gente attonita vide procedere a gran passi sopra gli imperi, un bandito col diadema sulla fronte. Ah, amore, che raccogli la vita con una musica di così strana armonia, con la tua bellezza di origine misteriosa. Amore, addio. Io ho conquistato la terra. Ma quando il desiderio, come un'aquila torreggiante, non vide altre rupi nel cielo oltre a sé, allora l'aquila ripiegò le ali e volando più in basso volse l'occhio addolcito al suo nido. Era il tramonto e quando il sole se ne va, allora scende una cupa malinconia nel cuore di chi ancora vorrebbe guardare la gloria del sole estivo. L'infanzia è un sole d'estate che dileguando ci lascia sconsolati per sempre. Per tutto quello che noi ci aspettiamo è conosciuto e tutto quello che vorremmo avere è già volato via. E allora cade la vita stessa come cade il fiore alla luce del meriggio ed è tutto. Io arrivai allora alla mia casa e non era più la mia casa perché tutto era svanito, tutto quello che la rendeva tale. E attraversai la porta di muschio e sebbene il mio passo fosse leggero e lento, una voce si alzò dalle pietre della soglia, la voce di qualcuno che io avevo un tempo conosciuto. Quella voce era la mia voce. Io ti sfido, inferno, a mostrare sui tuoi letti di fuoco, laggiù nell'abisso, un cuore più umiliato, un dolore più profondo. Padre, io credo fermamente e lo so, perché la morte che viene dalle regioni della santa lontananza dove niente più ci inganna, la morte ha lasciato la sua porta di ferro semiaperta e raggi di verità che non potete vedere sfolgano attraverso l'eternità. Io credo davvero fermamente che
Dai tempi dei tempi fu nascosta una serpe su ogni umano sentiero. In quale modo altrimenti, quando io vagavo per il sacro bosco d'amore, di amore che giorno dopo giorno profuma le sue ali di neve con l'incenso delle offerte, di amore che si alza da quanto è più puro e incontaminato, nei cui piacevoli nascondigli si addentrano gli intricati raggi celesti che né un fuscello né un insetto minuscolo può sfuggire al lampo di falco dell'occhio d'amore. Come dunque avvenne che questa ambizione si insinuò non vista nell'esultanza di allora, finché fatta ardita l'ambizione balzò ridendo tra i riccioli stessi della chioma di amore. David Riondino, grazie per aver... Grazie alla dottoressa, alla Presidente. Fermati, David. E adesso passiamo alle motivazioni del premio. Per il suo valore metaforico e spirituale, fattosi racconto corporeo e carnale, contemporaneo e tradizionale, una performance di formazione, un passo a 4, sapientemente cucito addosso alla partitura musicale, magico unisono che si fa storia d'amore tra smarrimenti e fughe, paure e ricordi che tu hai ampiamente ricordato con questo bellissimo testo di Edgar Allan Poe. A Quartet va il premio della giuria degli spettatori e io a questo punto vorrei invitare sul palcoscenico, oltre a chiedere a Riondino di avvicinarsi a me che non mordo, puoi stare tranquillo, Walter Pascheder. Perché lei deve stare qui al centro, lei è la protagonista. Per cosa? I protagonisti veri siete sempre voi. Walter Pascheder è arrivato, eccolo. E a lui diamo l'incarico di consegnare a Davide Riondino la bellissima scultura. Opera di Carlo Ragù, si chiama Lo schermo distratto, che in questo caso veniva distratto perché ha premiato una bellissima opera tra le tante belle che la nostra cara Livia riesce a portare su questo fantastico teatro. Grazie. Grazie a te sempre, perché sei bravissimo. Grazie a te, ma soprattutto tanti complimenti ai Grazie, nostri Walter. amici. Ma la cosa straordinaria è con lui, è che con lui e con lo spettacolo Uzbeko abbiamo realizzato uno dei nostri spettacoli on live, purtroppo a porte chiuse, ma come avete visto con i musicisti, i cantanti, i ballerini e Davide insieme, su 2 palcoscenici diversi e uniti insieme. Vi assicuro che è una grande emozione. Grazie. Abbiamo vissuto emozioni straordinarie. Abbiamo battuto il Covid. Abbiamo battuto il Covid. Quello lo porta lei in Uzbekistan quando Certo, passa. certo. A Tashkent. Lo porteremo in Uzbekistan. Abbiamo anche abbiamo anche la pergamena. Abbiamo anche la pergamena, Per me? Ecco, certamente. e Signori, a presto. Perfetto. Allora, possiamo quindi andare avanti e iniziare invece la seconda parte della serata. Grazie ancora a David Riondino. Adesso la seconda parte della serata noi vedremo i premi, cioè gli spettacoli premiati dalla giuria internazionale degli esperti. Una giuria che è composta da nomi veramente di eccellenza nel panorama teatrale mondiale ed europeo e quindi mi permetto di citarli qui stasera. La giuria internazionale, che è presieduta dalla presidente Livia Pomodoro, è composta da Lev Dodin,
che appare qui sul palcoscenico, anche se non fisicamente presente, e dal 1983 è direttore artistico del Mali Theatre di San Pietroburgo. Poi abbiamo Stathis Livathinos, regista teatrale greco, direttore artistico del Teatro Nazionale di Grecia, Enzo Moscato, attore, drammaturgo e regista italiano, Luis Pascal, direttore nel 2019 del Teatro del Soho a Malaga, Tadashi Suzuki, direttore della Suzuki Company di Toga, Fadel Jaibi, a capo del Théâtre National Tunisien, Gabor Tompa, direttore artistico del teatro ungherese di Cluj, poi abbiamo Muriel Mayet-Hots, direttrice attualmente del Teatro Nazionale di Nizza, Oskaras Korsunovas, regista teatrale lituano, fondatore e direttore artistico del Oskaro Korsunovo Teatras, e infine Peter Stein, tra i più importanti maestri del teatro tedesco ed europeo. Ce l'ho fatta a dire questa lista, mi sembrava doverosa visto i nomi. Adesso possiamo iniziare con le menzioni speciali. La prima menzione speciale della giuria internazionale degli esperti è per lo spettacolo Lu Thing the Merman dal Theatre Horizon di Hong Kong. Una produzione affascinante ed emotiva che ci porta dentro la mitica storia di una tribù di tritoni nell'antica Hong Kong. Evocando l'oppressione coloniale attraverso la danza, la musica dal vivo e la poesia, lo spettacolo unisce il teatro fisico a una narrazione lineare per esporre il modo in cui l'innocenza stessa diventa vittima dei giochi di potere e del bisogno umano di creare confini e ordine. È firmato dal regista Chan Chu-hei, che è uno dei registi più importanti dei teatri di Hong Kong, e il cui obiettivo nei suoi spettacoli è quello di portare a galla le questioni sociali del proprio paese e farle conoscere a un pubblico internazionale. Adesso vediamo un piccolo estratto dello spettacolo, Lu Thing the Merman. Benissimo, Lu Thing the Merman. È un po' come rivivere tutti questi spettacoli, è veramente molto bello poter riassaggiare i piccoli momenti. E adesso anche qui sentiamo le motivazioni della giuria degli spettatori nella voce della nostra presidente, Livia Pomodoro. Per la sua struttura gioiosa ed evocativa, intensa e drammatica, che ha saputo raccontare al pubblico miti e tradizioni, coniugando la performance storica e comunitaria alla parabola politica.
il tutto costruito in una sorta di ballo in maschera che ha l'energia e la forza di un rituale. A Ludwig Merman va la prima menzione speciale della giuria internazionale degli esperti. Purtroppo non è qui con noi nessuno e noi manderemo la pergamena direttamente a Hong Kong, ma io vi invito ad un grande applauso per questo splendido spettacolo. Pergamena che quindi consegneremo noi stessi andando a Hong Kong. Andando a Hong Kong, ormai sarebbe bello. Intanto però andiamo avanti alla seconda menzione speciale. La seconda menzione speciale. Allora, la seconda menzione speciale della giuria internazionale degli esperti è per lo spettacolo Snow Whitening Revisited della compagnia New Cambodian Artist dalla Cambogia. È la storia di due ballerine cambogiane, poco più che ventenni, che riflettono sui loro sforzi per prendere confidenza con la vita di artiste contemporanee. Immerso in uno scenario pandemico, lo spettacolo unisce la fiaba al mito, invitando lo spettatore a una riflessione sull'essere donne e artiste al giorno d'oggi. Il titolo, ispirato a una delle fiabe più famose di tutti i tempi, associa la nostra candida Biancaneve ad Apsara, dea della cultura Khmer, in un parallelo metaforico che si fa racconto potente. Segue adesso un breve contributo video dello spettacolo. Snow Whitening Revisited. E adesso anche qui passiamo alle ragioni che ha portato alla giuria internazionale degli esperti a scegliere questo spettacolo come seconda menzione speciale. Motivazioni del premio. Per l'eleganza e la poesia di una coreografia costruita tra fiaba, mito e attualità, che con leggerezza e dolcezza muove passi nel passato, riportandoli nel presente, facendoci ascoltare voci lontane e invitandoci oggi a lottare per la libertà e l'emancipazione della donna, per una società migliore in qualsiasi angolo del pianeta la si guardi.
Arnaud Wittgenstein Revisited va alla seconda menzione speciale della giuria internazionale degli esperti. Vorrei che sul palcoscenico venga il presidente del Municipio 3, qui presente la dottoressa Caterina Antola, insieme con la neo-assessore, cui facciamo tanti complimenti, Valeria Borgese, per consegnare la menzione speciale che sarà ritirata da Bob Ruizendahl, direttore della compagnia, che invito sul palco. Bravo! E Cécile Lacharme, dov'è Cécile? Abbiamo perso Cécile. Prego, Cécile. Compositrice. Complimenti davvero vivissimi. Siamo molto lieti di avervi qui con noi e di potervi esprimere il nostro ringraziamento per il bellissimo spettacolo. A proposito, ci hanno annunciato che hanno in campo e stanno lavorando su una Cenerentola, vero? Cinderella? Can somebody translate, please? Are you working on Cinderella at the moment? Yes. Actually, we finished Cinderella. Quindi potremo I anche will avere un pass you the seguito. microphone Oh, okay. so Thank everybody you very much. can hear you. Yeah. Can I say something about the project? Certo. Yeah. Okay. Thank you very much for having us. This piece was done in a studio in Siem Reap with only the 2 dancers and 2 guest cameramen and the company director who did light and sound. And this is part 1 of a trilogy, and we finished part 2, Cinderella, only 2 weeks ago. Questa è la prima parte della trilogia, Cinderella sarà la seconda parte che è stata terminata proprio 2 weeks ago, due settimane fa, e quindi diciamo erano presenti in sala in Cambogia le 2 attrici ballerine che venivano filmate dai registi. And now we are starting a Little Red Riding Hood, and that's going to be really bloody. E adesso stiamo iniziando, non ho capito Little Red Riding Hood. Stiamo iniziando Cappuccetto Rosso e questo sarà molto complicato, sarà un bel viaggio. And I want to make a compliment to the 2 dancers who lived in the studio for the past year with the 2 of them because they were isolated. They could not go into the city because of COVID, and they lived in the studio, slept in the dressing room, and worked on these 2 projects. And the music that you just heard, which is beautiful from Mr. Tchaikovsky, but that was only 3 minutes in the whole piece, which was 40 minutes, and the rest of the music was composed by this lovely composer. Faccio i complimenti alle 2 artiste che hanno vissuto per 1 anno nella sala, anche a causa delle restrizioni del Covid, e la musica che avete sentito è un estratto di Tchaikovsky, abbiamo sentito solo 3 minuti, il resto della colonna sonora è stata composta da Cécile Lacharme. And the ladies, actually, the last thing is that they worked on music that they used from different kind of pieces of music. Then they danced the whole piece without music, except for the Tchaikovsky. They sent the piece to Paris, where Cécile was with her little studio, and she composed the music on the Silence project. So this is very, very special. Quindi hanno lavorato sia con la musica, con diversi pezzi musicali, e poi lasciando solamente la musica di Tchaikovsky e lavorando in silenzio nelle rimanenti parti, e quindi poi è stato mandato il materiale a Cécile, che ha pensato a riempire i silenzi con la sua musica, con le sue composizioni. So they're actually watching in Cambodia now. It's 4 o'clock in the morning. Srinoch and Nilai. So can I have an applause for these 2 wonderful ladies, please? Thank you. Un applauso per queste 2 lady. Grazie. Performance. Congratulations. Thank you. Bob Ruizendahl, Cécile Lacharme. Grazie ancora.
Grazie. E adesso siamo arrivati al momento clou di questa serata, all'assegnazione del premio della giuria internazionale degli esperti, che viene attribuito allo spettacolo Population Density del Kana Theater dalla Polonia. La produzione del Kana Theater di Stettino è incentrata sui meccanismi della memoria e dell'atteggiamento degli uomini verso il passato. Lo spettacolo, diretto dall'artista polacco Krzysztof Popiolek, che è qui presente con noi stasera, racconta la catastrofe nella centrale nucleare di Chernobyl nel 1986, ricordando il dramma di migliaia di persone descritto dal premio Nobel Svetlana Alexievich nel suo libro Preghiera per Chernobyl. Population Density rappresenta un tentativo di capire la condizione umana dopo l'esplosione, la guerra, l'apocalisse, la catastrofe. È un tentativo di rispondere alla domanda come ripristinare la propria vita. Adesso sono molto emozionato e felice di invitare qui sul palcoscenico la compagnia del Kana Theater, che ha preparato apposta per noi un'esibizione ridotta dello spettacolo Population Density. Signore e signori, Kana Theater dalla Polonia. Zaczął się zmieniać. Codziennie przychodziłam do kogoś innego, oparzenia wychodziły na wierzch. W ustach, na języku, na policzkach. Najpierw pojawiały się małe ranki, potem się rozrastały. Śluzówka odchodziła płatami, takie białe płomki. Kolor twarzy, kolor ciała, siny, czerwony, szaro-brunatny. To nie ciało, to wielka rana. Ono jest takie całe moje, kochane. We are proud individuals living for the city, but the flames couldn't go much higher. We find to paint us with salvation, but nobody can give you the power, the right over love, over hate. Through this silent sky that's fast becoming our mind, over fears and into freedom. All that life left dripping down the wall of a dream that cannot breathe in its harsh reality. Mass confusion, spoon fed to the blind, serve now to define a cold society from which we'll rise. Over love, over hate. Through the silent sky that's
me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die. And the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Let us use that power, let us all unite. And we'll rise over love, over hate, through this time. Powinienem opisywać ją jak obcą. Żona przyszła do mnie, nie wytrzymała. Lepiej, żebym umarła, żebyś nie patrzył. Wystarczy. Dosyć. Są choroby, których nie da się wyleczyć. Trzeba tylko siedzieć i głaskać po rękach. Klinika ostrej choroby popromiennej. 14 dni. Człowiek umiera w ciągu 14 dni. Co cię boli? Wszystko mnie boli. Serce, plecy, głowa. Wszystko bym zniosła, ale nie dzieci, malutkie dzieci. Dzieci. Zapamiętałem dzieci. Nie bawią się, nie biegają po podwórku, nie mają sił. Są jak staruszkowie. Mam dziecko, ni to dziewczynko, ni to chłopiec, zupełnie łysy. Chodzę z nim do profesorów i do wróżek, nie wolno mu biegać. Jak się przewróci, to... Moja dziewczynka, kiedy dorośnie, zapyta mnie, dlaczego jestem inna. Kiedy się urodziła, to nie było dziecko. Żywy woreczek zaszyty ze wszystkich stron, ani jednej szparki, tylko oczka otwarte. W historii choroby napisali: dziewczynka z licznymi wadami wrodzonymi. Aplazją odbytu, aplazją pochwy, aplazją lewej nerki. Tak to brzmi w języku nauki, a w zwykłym ani pupki, ani piwki, jedna ręka. Bardzo ją kocham. Nigdy już nie urodzę. Jak mamy kochać się po czymś takim? Jestem lekarzem, już nie pracuję w zawodzie. Nie chciał iść do lekarza. Nic nie czuję, nic mnie nie boli, a węzły wielkości jajka. Siłą zawiozłam do przychodni, a tam od razu onkolog. Lekarze tłumaczyli, gdyby miał przerzuty do organów wewnętrznych, umarłby szybko. Ale one wyszły na wierzch, pełzły po twarzy, po ciele. Nie będę płakała. Oduczyłam się płakać. Chcę mówić. Czasem chcę wmówić sobie, że nic nie pamiętam. Żeby zamknąć te drzwi, nie zwariować. Wyrosło na nim coś czarnego, gdzieś się podział podbródek, zniknęła szyja, język wypchnęło mu z ust. Pękały naczynia, zaczęły się krwotoki. O, znowu krew. Z szyi, z policzków, z uszu na wszystkie strony. Coś okropnego, zaraz cała poduszka będzie zalana. Przynoszę z łazienki miednicę, podstawiam, stróżki krwi uderzają od dna jakby kap, kap, ten dźwięk. Po nocach słyszę go do teraz. Nic nie mówiłam, ale kiedyś zaczęłam opowiadać nieznajomym. Po co? Bo to straszne być sama. Szukam ręką, gdzie on jest? Jego poduszka, jego zapach, gdzie on jest? Nie wszystko umiem powiedzieć, nie wszystko da się przekazać, nie rozumiem, jak przeżyłam. Wieczorem przychodzi do mnie córka: mamo, odrobiłam wszystkie lekcje. Wtedy sobie przypominam, że mam dzieci, a on gdzie jest? Mamo, guzik mi się urwał, przyszyj mi. Zamykam oczy, a tak nie chciał umierać. Patrzył w okno i patrzył, umierał długo, cały rok. Nie mogliśmy się rozstać. Ja nie wybaczę. Długo tego nie wybaczę. Co cię boli? Wszystko mnie boli. Serce, plecy, głowa. Widziałem, jak kobieta zabijała samą siebie w zaroślach nad rzeką. Brała cegłę i tłukła się nią po głowie. Znowu mam 8 lat i znowu nic nie rozumiem. Córka mnie pyta, gdzie tata, kiedy przyjdzie? Kto inny mnie o to zapyta? Tata, jak on krzyczał, bolało go. Krzyczał cały dzień, znalazłam wyjście. Strzykawką wlewałem w niego butelkę wódki, żeby się wyłączył, zapomniał. Dzwonię, pogotowie? Nie możemy pomóc. Już nas znają, a ja jak szalona kocham go. Kochałam. Pamiętam coś takiego. Kobieta podwija rękawy sukienki, pokazuje ręce. Wszyscy widzieli, całe w ranach, w strupach. Prałam ubrania. Młoda lekarka dopiero co złożyła przysięgę Hipokratesa, a teraz rozkłada ręce. Nie wiem, nie rozumiem. A chłopiec 7 lat, rak tarczycy. Chciałam go jakoś zabawić, zaczęłam żartować. A on odwrócił się do ściany. Wiem, że umieram. I co ja mu miałam powiedzieć? Córka skończyła 6 lat. Układam ją do snu, a ona szepcze mi do ucha: tatusiu, ja chcę żyć. Ja nie chcę umierać. Jestem jeszcze taka mała. Naszym znajomym urodził się chłopiec. Wyczekiwane pierwsze dziecko. Ma usta aż do uszu. Jednego łóżka brak. Już tam do nich nie chodzę, nie mam siły. A przecież byłam lekarką. Mama mnie uratowała. Ciągle do mnie mówiła, zagadała śmierć. Trzeba to przetrwać, przecież żyjemy i co to za życie? W mieszkaniach zostały akwaria z rybkami i komunistyczne plakaty.
Szczęście dla całej ludzkości. Im promieniowanie nie zaszkodziło. Nic nie widać, ale zmienia się. Skład krwi, kod genetyczny, krajobraz. Ludzie stoją, płaczą, a w nocy pokryją mu, wykopują bliskich. Czarne twarze, a oczy. Nogi jak sito, kolana całe w dziurach. Powiedzieli, że od nas odchodzą. Przychodzę do domu, nie mogę wziąć synka na ręce. Ręce. Muszę wypić 50, 100, żeby wziąć dziecko. Pokazali mi zdjęcie płuc człowieka, spalonych gorącymi cząstkami podobne do rozgwieżdżonego nieba. Człowiek umiera, zmienia się w ziemię, kurz, a cząstki będą żyły tysiące lat. Porażono układ motowo-płciowy. Przez 5 lat nie może pan mieć dzieci, a potem jak pan dożyje? U staruszek pojawiło się mleko w piersiach. Relaktacja, takie zjawisko. Jedna staruszka mieszka sama, chodzi po wsi, kołysze coś w rękach. Obwiązana chustką dziecięca piłka, luli, luli, luli. Zawały, wylewy. Luli śpiewała. Rak, rozstroje psychiczne, mutacje gen. Depresja, rozpacz. Promieniowanie zmiękcza kości. Już nie ciało. Od teraz zawsze obiekt radioaktywny o wysokiej gęstości skażenia. Opowiem dowcip. Była wojna, byłem mały, potem byłem duży i dalej nic nie rozumiem. Mówiłam, jak to dobrze, że macie 2 dzieci. Któreś chyba przeżyje. Co innego można było powiedzieć? Mój najlepszy przyjaciel po 2 operacjach powiesił się tuż przed 3. Lekarze powiedzieli mi serce powiększone 1,5 raza, nerki powiększone 1,5 raza, wątroba powiększona 1,5 raza. Na co umarła moja córka? Na Czarnobyl. I kto jest winny, kto? 4 lata prosiłam o zaświadczenie, żeby córeczka wiedziała, że to nie przez nas jest chora. 4 lata. A lekarze? To wrodzone. Mówią, że nie ma bazy danych, że trzeba czekać. Ale moje życie jest krótkie, ja tego nie doczekam. Jakie? U nas wszyscy mieli 90. Na razie nie wolno nam łączyć choroby z promieniowaniem. Mamy instrukcje, mówili. Już w starożytnej Grecji rodziły się takie rzeczy. A ja chciałam tylko wiedzieć, że to nie my jesteśmy winni, nie nasza miłość. Kiedyś myślałam, że nigdy nie umrę. W szpitalu obok mnie leżał chłopiec, rysował ptaszki. A teraz już wiem, że umrę. Rysował domki, ptaszki, a potem zostały same domki. Skrzypki do torby, bal skończony. Zapach lasów, ciężkie świerki. I tego wszystkiego mam już nie zobaczyć jeszcze chwilkę, o sekundę. O milimetr dłużej. Ludzie piją ze smutku, a tak się nie chce umierać. Kiedy człowiek znika, robi się taki smutny. Wojna trwała 5 lat, a tutaj dopiero początek. Wybuch, a potem... Długo nic. To było i wtedy, 30 lat temu i teraz. Każdego dnia mi się wydarza teraz. Zawsze jest ze mną. Miałam życie, życie minęło, a na drugie nie mam już siły. Byłam szczęśliwa. Byłam, niczego bym nie zmieniła. Jestem po tym wszystkim jakoś źle poskładana. Nic nie pasuje. Znowu nie wyszło. 70 lat budowaliśmy komunizm, teraz budujemy kapitalizm. Modliliśmy się do Marksa, teraz do dolara. Pogubiliśmy się w historii. Co nam zostało ze starożytnej Grecji? Mity starożytnej Grecji. Tam bogowie byli weseli. Nasi bogowie się nie śmieją. Nasi są męczennikami. Jestem jeszcze tam. Jestem to tu, to tam. Potem się budzę i nie chce mi się wstawać. Gdzie jest moje życie? Moja dusza jest martwa. Czy dało się tego uniknąć? A skąd mieliśmy to wiedzieć? Może nie zawsze trzeba wszystko rozumieć. To nie jest ważne. Ważne jest, żeby zapomnieć. A to zawsze przede mną.
Population Density del Cana Theatre. Spettacolo abbiamo il regista Krzysztof Popiolek, il regista dello spettacolo. Prego. Spettacolo vincitore di questa 12ª edizione, il premio della giuria internazionale degli esperti, per i seguenti motivi. Per la straordinaria forza di un racconto che, partendo da una catastrofe senza precedenti, si fa apocalisse dell'animo umano e della memoria collettiva, trasformando il palcoscenico e la platea in luoghi catartici, dove il passato ritorna e l'uomo ritrova se stesso, attraverso la potenza evocativa della danza e della poesia. A Population Density va il premio della giuria internazionale degli esperti. Vorrei che sul palcoscenico venisse con noi il presidente Fosti per consegnare il premio. Buonasera, prego Presidente. Prego. Sì. E per un premio ideale a tutti coloro che hanno partecipato a questa edizione straordinaria e bellissima, nonostante le tante difficoltà che abbiamo dovuto affrontare, chiedo agli altri protagonisti stranieri che sono qui questa sera di salire anch'essi sul palco. Mamad, prego. David Riondino, David. Bob Rosenthal e Cecilia Lasciani, naturalmente i nostri protagonisti. Prego. Lascio il microfono a Krzysztof per un breve discorso. Mi permetterò di tradurre, mi metto qui per tradurre, eccomi qua, vicino. Complimenti. Buonasera, grazie mille. So many emotions. I will take few sentences on this occasion. I really would like, in the name of whole theatre and the whole group and my personally, to say great thank you, Madame Livia Pomodoro, and all the staff of Spazio Teatro Neuma. It's a great pleasure and honor to be here in Milan with you tonight. Sono molto emozionato, dirò due piccole cose. Innanzitutto incomincio dal ringraziare i miei artisti, i miei attori e tutto lo staff, in particolare la Presidente Livia Pomodoro, che ci ha accolti in questo spazio fantastico. I know that our friends from Polonia, are watching us tonight also live. That's why I would like to say great thanks for Cana Theatre, for the founder of this theatre who died, Zygmunt Duczyński, for all the staff of Cana Theatre also who participated in producing this show, this performance, for our families who supported us, for our co-workers and friends, Anna Wołoszczuk, set designer, Piotr Popiołek, costume designer, and for my parents and my family. And the last but not least, I hope this is something which is deep from my heart as an answer for your mission here in the theatre. We believe that in Europe, in these difficult times, not only in Europe, but actually on each of the continents, we settled in very hard situation nowadays, and one of the solutions could be art. Art provided anxiety and pushing us away from this being certain. Ringrazio i nostri amici polacchi che ci stanno seguendo stasera. Ci tengo molto a ringraziare tutto il Cana Theatre, tutta la produzione che ha permesso a noi di costruire questo spettacolo e di portarlo qui stasera davanti a voi. Ringrazio il fondatore del Cana Theatre, che purtroppo è morto alcuni anni fa, nel 2006, e ringrazio la mia famiglia, ringrazio i miei amici, ringrazio tutte le persone che hanno permesso questo, e ringrazio la Presidente Livia Pomodoro per questa missione, perché penso che l'arte possa affrontare l'ansia e
e i problemi portandoli alla luce in maniera sicura e in maniera catartica. Last two sentences. Le ultime due frasi. We believe that art can provide this idea of not knowing, and not knowing when there appears not knowing idea on the horizon can be a new perspective. That's why we believe in our art reveals things that otherwise would be hidden under the mental carpet, and we just believe and we know it. It must be not hidden. We have to speak about it loud. Quindi noi crediamo che l'arte abbia la possibilità di portare alla luce e di andare verso lo sconosciuto e di portare alla luce verità importanti che spesso vengono sepolte dal mental carpet, dal tappeto mentale di cui siamo circondati tutti i giorni. Grazie, dziękuję. Grazie Cristian. A consegnarle il premio, dai il microfono per Prego. Ma pochissime parole. Intanto un grazie a tutti coloro che sono saliti su questo palco, anche da parte mia a nome di Fondazione Cariplo. Un grazie alla Presidente Pomodoro, mentre mi è venuta in mente una cosa, vado a memoria e non sono un esperto, ma una cosa di John Keats che diceva "Beauty is truth, truth beauty, that's all you know and all you need to know", qualcosa del genere. Cioè la verità è bellezza, la bellezza è verità, è ciò che sai, è ciò che bisogna sapere. Io credo che essere qui insieme, dopo quello che abbiamo passato, attorno alla bellezza e attorno alla capacità di costruire significato, sia il senso della cultura e dell'arte per tutti noi, e che noi non possiamo fare nessun passo indietro nel continuare a costruire nel futuro degli spazi di incontro attorno alla bellezza, alla cultura e all'arte. Quindi grazie davvero. Grazie Presidente. Speriamo che queste parole siano un viatico per un futuro meno affannoso, ma soprattutto per un futuro che sia di grande soddisfazione per chi lavora per questi ideali e per queste attività che voi avete dimostrato essere nel cuore dell'uomo, ma che hanno bisogno di venire fuori e di essere raccontate come solo il teatro sa fare, ed è per questo che vi dobbiamo essere particolarmente grati. Siamo giunti alla conclusione di questa nostra serata e io spero che sia restato dentro di voi l'orgoglio e l'entusiasmo che sono nel nostro DNA, le ragioni per le quali ci siamo sacrificati oltre ogni dire per tenere fermo e aperto questo spiraglio di luce che si chiama, lo dice del resto il New York Times, non lo dico io, che è rimasto sempre acceso sulla città di Milano e su tutto il mondo, come loro dimostrano. Ma io questa sera, ti prego, voglio ringraziare tutti gli altri 8 dei 14 paesi che hanno partecipato a questo grande, straordinario sforzo fatto tutti insieme, sentendoci come potevamo e lavorando con i mezzi che avevamo a disposizione in un mondo totalmente chiuso. E il mio ringraziamento va in particolare alla Corea del Sud, che è oggi rappresentata qui dal Console Generale della Repubblica di Corea, Kang Young-sik, e che ha partecipato con lo spettacolo Pansori di Young Min Kim. Devo dire che questo è stato un grande privilegio, perché questo spettacolo, che è patrimonio dell'UNESCO da moltissimi anni, è stato messo in scena e portato in palcoscenico grazie alla generosità
della Corea del Sud e dei suoi rappresentanti. Voglio anche ringraziare il rappresentante di Taiwan che è qui questa sera con noi, l'ambasciatore Andrea Sing-Ying Lee, che ha partecipato con Free Tips della compagnia Horse on Life da Taiwan alla rappresentazione qui di uno spettacolo veramente straordinario, cui sul palcoscenico del Teatro Noema ha partecipato la nostra grande attrice Egidia Bruno, che è qui stasera presente. Ringrazio la Francia, rappresentata dal console generale di Francia a Milano, François Relardot, che ha partecipato con Mélodie Bohémienne di Jun Gallo Teatro e Cynthia Chavet ad una straordinaria rappresentazione nei giardini qui di fronte della piscina Ponzio, che è appunto qui di fronte. E ringrazio la Slovenia, rappresentata qui dal console generale della Repubblica Slovena a Milano, Zorko Pelikan, che ha partecipato con The Little Wild Girl del National Theatre Drama di Lubiana, e tutti gli altri paesi che sono stati con noi e con noi hanno messo in piedi questa che io considero la più bella edizione del Teatro Nudo Teresa Pomodoro, perché abbiamo dimostrato che le difficoltà si possono superare e esiste una eternità del teatro e della sua capacità di parlare agli uomini tutti, di tutti i paesi e di tutte le nazionalità e religioni. Sono davvero fiera di questa splendida serata e ancor più fiera di avervi potuto far vedere quello che siamo riusciti a fare noi piccoli, in mezzo a tanti grandi che non hanno trovato altro da fare che chiudersi in casa. Grazie a tutti. Grazie. Al regista è simbolica, anche a tutti gli artisti. Congratulations. Complimenti a lei, grazie. Sì, molto bravi, molto bravi, molto. Sì. Bravi. Grazie.